Buon pomeriggio a tutti. Come state? Come va? Mi sono leggermente attardata perché, stavo guardando le Olimpiadi e quindi, mi sono attardata, ma di pochissimo. Allora, come state? Come va? Siete pronti? Oggi è la lezione 6. Oggi è il nostro sesto incontro e questo vuol dire che sono 6 settimane che ci incontriamo ogni sabato. Beh, devo dire che non è niente male. E finché resistiamo continuiamo, no? O meglio, finché resisteremo, continueremo al futuro. Allora, iniziamo subito con i messaggi. Con i messaggi. Sono 2 oggi. Ne ho, inclusi 2 perché ne sto accumulando un po' e quindi, solo 1 ogni lezione è poco, è diventato poco. Quindi leggiamo 2 racconti oggi. Allora, il primo è da parte di Gabe, spero che la mia pronuncia sia corretta, che ci scrive: "Ciao Lucrezia, io non ho una parola da dire come prima parola legata ad una esperienza particolare, ma conosco quella di mia sorella, Loli. La parola è 12. Lei aveva preso un volo dall'Argentina e doveva fare scalo a Fiumicino per venire a trovarmi in Slovenia. E quando domandò all'impiegato dell'aeroporto il numero di porta o di imbarco a cui doveva recarsi, lui le rispose 12. Mia sorella, di madrelingua spagnola, avrebbe capito 4, 5, 10, ma 12 forse no. Ovviamente poi trovò il posto, ma ogni volta che le dicevo che stavo imparando l'italiano, mi rispondeva 12. Mi è sempre sembrata una storia carina. Sì, è carina. E ti faccio una domanda. Tua sorella ha mai pensato di studiare l'italiano insieme a te, magari? Grazie mille per questo racconto. Passiamo a quello successivo da parte di Augusto. La prima parola italiana che ho sentito da bambino e che da allora ho introdotto nella mia vita quotidiana è caspita. Per anni non mi sono accorto che fosse una parola italiana. La sentivo sempre quando andavo da mia nonna materna. Lei non era italiana, ma sua madre lo era. Ogni volta che rovesciava qualcosa, inciampava, vedeva o sentiva qualcosa che la infastidiva, lei gridava: "Caspita!". Dato che stavo spesso a casa sua mentre mia madre lavorava, senza che me ne accorgessi, ho introdotto questa parola nella mia vita quotidiana, come se fosse una parola comune. Credo di essere diventato un caspita dipendente. Neologismo. Alla fine questa parola è diventata per me un prezioso ricordo di mia nonna dopo la sua scomparsa. Un caro saluto. Un caro saluto a te, Augusto. Grazie per aver condiviso questo ricordo di vita con noi. Se volete anche voi partecipare in qualche modo alle dirette con il vostro racconto, mi raccomando,
Questa è la mia, email, il mio indirizzo di posta elettronica a cui potete scrivere il vostro racconto. Va bene? È sempre molto divertente leggere questi testi che voi scrivete, perché mi piace, sapere di più delle vostre vite. Io sono curiosa e quindi mi diverto a leggere le cose che mi raccontate. Benissimo. Allora, che cosa facciamo oggi? Oggi facciamo il punto sul capitolo 6 della videogrammatica. E vediamo insieme un po' di informazioni utili, okay? Va bene? Devo smetterla di dire okay. Devo dire va bene. Il capitolo 6 è sui verbi modali. E quindi oggi ripassiamo un po' questi verbi, che sono volere, potere, dovere e sapere in una sua funzione. Metto la presentazione sullo schermo così possiamo iniziare il percorso di oggi. Se vi interessa seguire questo gruppo di studio con il libro, questo qui, questo è un momento di autopromozione. Lo devo dire, sono obbligata a dirlo, perché sto promuovendo il mio libro. Comunque, se volete, prendere il libro per studiare durante la settimana e poi fare questi riepiloghi il sabato pomeriggio insieme, trovate il libro ai link che lascio nelle descrizioni di tutti i video in realtà, o quasi tutti. Però insomma trovate tutte le informazioni nelle descrizioni dei video su YouTube. Quando andate sul mio canale, guardate un video, sotto c'è tutta una parte che si chiama descrizione, oppure in inglese si chiama info box, in italiano diciamo la descrizione del video, e lì metto sempre delle informazioni utili, link, altre cose, utili per capire meglio il video, di solito principalmente link. E questi sono anche appunto i link per trovare il libro. Va bene? Poi ovviamente se avete altre domande potete sempre scrivermi a questo indirizzo. Bene. Detto ciò, non so se prima di iniziare ci sono delle domande. Per il momento non mi sembra di aver visto domande tra i vostri messaggi. Forse questa è una domanda che riguarda quello che ho detto all'inizio. Stavo guardando le finali di pattinaggio di velocità. Bello, difficilissimo, mi mette molta paura quello sport, perché gareggiano tutti gli atleti e le atlete, tutti vicini, e ieri, la gara di ieri è stata veramente pazzesca, nel senso che si sono rotolati troppo, sono cadute un sacco di atlete e un'atleta si è fatta veramente male. Comunque,
Stavo guardando il pattinaggio di velocità. Siamo quasi agli sgoccioli con le Olimpiadi. Sono quasi finite. Mi pare che, la cerimonia di chiusura sia domani? Mi pare di sì. Mi pare di sì. Allora mi correggono, in inglese si dice video description, okay? Ho detto info box perché seguo molti youtuber americani, inglesi e in inglese loro dicono sempre info box. A mia discolpa vi dico questo. Allora. Terminano il 24? Mh. Bene, non ero aggiornata su questo. Amo il curling. Sì, sì, molto divertente. Anche se ci sono state degli episodi un po' spiacevoli nel curling. Non so se avete visto qualcosa. Sono state dette parolacce, eccetera. Non bello per niente. Domani, okay, allora avevo ragione. Domani ci sarà la cerimonia di chiusura. Allora mi ricordavo bene. Benissimo. Allora, iniziamo. Iniziamo perché altrimenti facciamo troppo tardi. Allora, abbiamo detto che oggi ripassiamo i verbi modali, che sono questi. Allora, volendo io potrei anche ecco, facciamo così che è meglio, così si vede più grande la presentazione. Si legge meglio così. Allora, potere, volere, dovere, sapere. Questi sono i verbi modali e dopo capiamo che cosa vuol dire verbo modale. Però, per il momento, osserviamo la coniugazione di questi verbi al presente indicativo. Che cosa notiamo? Notiamo che sono verbi irregolari. Questo significa che anche se tutti e 4 in teoria terminano in ere e quindi ci viene da pensare che fanno parte del gruppo in ere, in realtà no. In realtà sono irregolari, quindi ognuno ha la sua coniugazione. Mi dispiace. Quindi vediamo il verbo potere. Io posso, tu puoi, mi raccomando, la pronuncia di tutte e 3 le vocali. Puoi. Lui, lei può, noi possiamo, voi potete, loro possono. Poi andiamo avanti. Volere. Io voglio, tu vuoi, lui, lei vuole, noi vogliamo, voi volete, loro vogliono. Dovere. Io devo, tu devi, lui, lei deve, noi dobbiamo, voi dovete, loro devono. E infine sapere. Io so, tu sai, lui, lei sa, noi sappiamo, voi sapete, loro sanno. Va bene? Quindi queste sono le coniugazioni irregolari. Come abbiamo detto la scorsa volta,
questi verbi irregolari sono importanti perché sono estremamente usati nella conversazione di tutti i giorni. Abbiamo detto la scorsa volta che i verbi più usati nella conversazione sono, nella maggior parte dei casi, verbi irregolari. E quindi è importante memorizzare la coniugazione. E questa è un po' una caratteristica che vale sempre, perché abbiamo ripetuto questo anche quando abbiamo parlato dei nomi. Quindi le eccezioni, le irregolarità sono molte volte le situazioni più usate nella lingua quotidiana. Bene. Andiamo avanti. Quali sono i significati che questi verbi, esprimono? Allora, potere significa o esprime, meglio, il verbo potere, se io dico posso, esprimo una possibilità. Io posso qualcosa o posso fare qualcosa. Oppure un'autorizzazione, nel senso che ho il permesso di fare qualcosa. Dovere invece esprime un obbligo oppure una necessità. Necessità, per esempio, se io dico: "Devo andare al supermercato", non è un obbligo. Non sono obbligata, ma devo perché ho necessità di fare la spesa, perché il frigo è vuoto. Quindi il verbo dovere esprime sia obbligo sia necessità, dipende da cosa vogliamo dire. Il verbo volere indica una volontà o un desiderio. Se io dico voglio, c'è una volontà, esprimo un desiderio. E se dico invece so, quindi se uso il verbo sapere, ho 2 opzioni, ho 2 possibilità. Una, quella più, semplice diciamo, è quella della conoscenza. Se io dico so la Divina Commedia a memoria, non è vero, però è un esempio. So la Divina Commedia a memoria significa che ho conoscenza di questo argomento, cioè so questo argomento. E solitamente si usa da solo, quindi sapere qualcosa. Nel nostro caso, visto che oggi parliamo di verbi modali, il verbo sapere può essere anche seguito da un verbo all'infinito e quindi so fare qualcosa, per esempio. In questo caso il significato cambia e diventa appunto modale, cioè va a modulare scusate, modulare in qualche modo il significato del verbo all'infinito. E quindi se io dico so fare qualcosa, sto esprimendo che sono capace di fare qualcosa. Ho la capacità, ho l'abilità di fare qualcosa. Uhm, okay? Sto valutando se rispondere ad alcune, domande adesso oppure più tardi. Forse più tardi, perché così non interrompiamo il flusso di coscienza della lezione. Bene, quindi
Oggi ci soffermiamo sull'uso di questi verbi come verbi modali. Quindi posso fare, devo fare, voglio fare, so fare. Con un verbo all'infinito. Va bene? Quindi verbo modale significa che io ho un verbo all'infinito e in base al verbo modale che io scelgo vado a modulare o modificare l'intenzione della mia frase, okay? Quindi se io dico: "Posso rispondere alla domanda?" È diverso da devo rispondere alla domanda, che è ancora diverso da voglio rispondere alla domanda, che è ulteriormente diverso da so rispondere alla domanda. Notate? Sentite questa differenza? Posso rispondere alla domanda, devo rispondere alla domanda, voglio rispondere alla domanda, so rispondere alla domanda. Ovviamente poi ci possono essere diversi punti di, punteggiatura. Possiamo mettere un punto, ma ci può anche essere un punto di domanda. Per esempio, nel primo caso, se voglio dire: "Posso rispondere alla domanda?" Punto interrogativo, scusate. Qual è il significato di questa frase? Sto chiedendo il permesso, sto chiedendo l'autorizzazione. Posso rispondere alla domanda? Quindi qui in questa tabella, ehm, c'è un po' questa suddivisione. Lo stesso verbo all'infinito che però viene modulato dai diversi verbi modali. Quindi posso rispondere alla domanda significa che ho il permesso di rispondere a questa domanda, oppure ho modo di farlo, ho la possibilità di rispondere a questa domanda. Devo rispondere alla domanda è un obbligo. Voglio rispondere alla domanda è un desiderio, una volontà. So rispondere alla domanda invece significa che ho la capacità di farlo, cioè so la risposta, conosco la risposta. Però questo non vuol dire che poi io debba rispondere, voglia rispondere o possa rispondere, okay? Bene, adesso vediamo un po' queste domande. È difficile cambiare, l'inflessione come persona inglese. Lo capisco e infatti tra poco vedremo più nel dettaglio la differenza tra posso e so, perché in italiano sono molto diversi, mentre in inglese è sempre lo stesso verbo. Quindi capisco la difficoltà e adesso, uhm, vediamo insieme, facciamo un esercizio insieme. Uhm, sulla stessa onda, so parlare italiano. In inglese si usa potere, no, c'è sempre lo stesso verbo. Esatto. In italiano c'è una differenza tra so parlare italiano, posso parlare italiano. Cambia completamente il contesto, la situazione. Per quanto riguarda
il verbo sapere c'è un terzo uso che infatti ci dice Fatima in questa sua domanda. Volevo capire bene le espressioni sa di sale, sa di tappo, eccetera. Penso sempre che sia qualcosa di negativo, è giusto? Allora, generalmente, tendenzialmente sì. Se dici: "Questo vino sa di tappo", è una cosa negativa, perché significa che non è buono. In questo caso sapere fa riferimento al sapore, no, sa di tappo, sapere di qualcosa. Quando si usa con i cibi fa riferimento al gusto. Sa di sale, oppure è salato, oppure è sapido. Tendenzialmente sa di mhmm, si usa spesso con esempi negativi, però può anche essere usato in modo positivo, perché se io mangio un biscotto e dico: sa di miele", per me il miele è buono, quindi è positivo. Certo, se non mi piace il miele, dico: "Sa di miele", diventa negativa la mia frase. Quindi dipende molto anche dalla percezione del gusto di ognuno. Però l'esempio che tu fai per il vino, sa di tappo, quello non è mai positivo. Sa di tappo è sempre negativo per tutti. Grazie per la domanda. Vediamo se, ci sono altre domande. Quando si usa potere invece di riuscire? Questa è un'altra bella domanda che eviterei di a cui eviterei di rispondere adesso, perché non voglio confondere troppo le idee. Uhm, Però ti posso invitare a guardare un video sul mio canale in cui ho spiegato, questo lo cerco un attimo, in cui ho spiegato la differenza tra potere e riuscire. Vi faccio vedere quale video è. È questo qui che vedete. Provo a questo qui. Per il momento vi invito a guardare questo video se siete interessati a capire la differenza tra potere e riuscire. Va bene? Bene. È una domanda comunque legittimissima, solo che oggi, ho paura di andare un po' fuori tema. Mhmm, allora, posso, voglio, devo, so guidare. Mh-mh. Posso guidare, per esempio, posso guidare la macchina di mia madre.
perché lei mi permette di guidarla. Voglio guidare, ho voglia di guidare, voglio fare un giro in macchina. Devo guidare perché devo tornare a casa. So guidare, sono capace di guidare la macchina. Ho preso la patente, so guidare. Quindi sono tutte situazioni diverse. Harald ci dà un come dire, non mi viene la parola, un consiglio, ci dà un consiglio per memorizzare questo uso di sapere. Se dico so fare qualcosa, significa che ho imparato a fare quella cosa. Grazie mille per questo consiglio, è effettivamente molto, molto chiaro. Quindi so significa so più verbo all'infinito, significa ho imparato. Quindi per riprendere l'esempio di Cristine, so guidare significa ho imparato a guidare. Okay? Va bene? Non devo dire più okay. Va bene? Vediamo questo esempio di Andy. Lei sa rispondere alla domanda, però non può farlo a causa di un problema alla gola. Esatto. Per esempio, lei sa rispondere alla domanda, però non può rispondere alla domanda, perché non ha voce o perché le fa male la gola. Ottimo, ottimo esempio. Vediamo la domanda di Margot. Devo rispondere alla domanda? È un'idea di obbligo o sarebbe solo un dubbio? Qui diciamo che c'è l'obbligo. Rimane l'obbligo. Mhmm, Poi il dubbio viene dopo, nel senso che se chiedi: "Devo rispondere alla domanda?" Il dubbio però è personale, nel senso che l'altra persona ti ha chiesto di rispondere alla domanda. Devo rispondere alla domanda? Mhmm, diciamo che qui direi obbligo comunque. Mi viene da dire obbligo. Vediamo la domanda di Anne-Marie. Il verbo dovere non è più coniugato debbo, debbono? No, no, non più. Cioè, nell'italiano contemporaneo è con la V. Devo, devono. Uhm Mercedes ci dice: "So nuotare, ma ora non posso nuotare perché l'acqua è troppo fredda." Esatto. Esatto. Quindi se tu mi dici: "Non posso nuotare", che cosa capisco? Capisco che ci sono delle condizioni esterne che non ti permettono di nuotare. L'acqua è troppo fredda, il mare è mosso, non hai il costume.
ottimo esempio. Un altro esempio da parte di Barbara: "Non posso camminare perché ho una gamba rotta." Esatto. Quindi c'è un'impossibilità in questo caso. Allora. Io direi di andare avanti, perché abbiamo visto, vari esempi. Allora, è possibile dire: "Raccontami tutto, voglio sapere"? Sì. Volevo dire sì e certo, ho detto sì. Sì, certamente. Voglio sapere. Desidero sapere perché sono curiosa. Sì, è possibile. Posso darti un consiglio? Sì, posso darti un consiglio. È una proposta in questo caso. Cioè io chiedo a te il consiglio, no, scusate, mi son confusa. Chiedo a te il permesso per darti un consiglio, perché ci sono delle situazioni in cui le persone magari non vogliono ricevere consigli e quindi una persona chiede: "Ma posso darti un consiglio?" Perché non sono sempre ben accetti i consigli e quindi in questo caso, cioè, si chiede un permesso, c'è la richiesta di un permesso. Voglio andare a fare la spesa, ma non posso perché il negozio è chiuso. Esatto. Quindi in questo caso c'è la volontà, c'è il desiderio, ma c'è un'impossibilità di portare a termine l'azione. Perché? Perché il negozio è chiuso, quindi devo aspettare l'apertura. Ti posso aiutare? Esatto, stessa cosa. So giocare a calcio, ma non posso domani. Devo studiare. Esatto. Mhmm, spesso nelle conversazioni, quando si vuole organizzare qualcosa, se si hanno altri impegni si dice: "No, domani non posso, perché ho un'altra cosa da fare." In questo caso, nell'esempio di Justine, devo studiare. Esattamente. Poi vediamo. Ciao Lucrezia, sono in ritardo, non ti preoccupare. Non so se hai già detto qualcosa sull'uso di volere senza sembrare aggressivo o inconveniente. Grazie. Allora, non ho detto niente su questo perché
perché dovrei anticipare l'uso del condizionale in questo caso. Diciamo che il commento qui si riferisce alla differenza tra voglio e vorrei. Sappiamo che vorrei è un po' più gentile rispetto a voglio. Però questo si usa nelle richieste. Per esempio vai al bar, vai al ristorante e dici: "Vorrei un caffè", non "voglio un caffè". Quindi per le richieste è vero che volere sembra aggressivo, sembra arrogante, un po' maleducato e quindi è preferibile usare vorrei, quindi volere al condizionale presente. Però in questo caso diciamo che non è uscito il discorso in questo caso perché abbiamo parlato fino ad ora dell'uso con il verbo all'infinito e quindi, mhmm, stiamo parlando dei verbi modali. Però è osservazione calzante. Grazie a te per il commento. Sì, esatto. Un esempio può essere: "Vorrei una birra, per favore." Esatto. Benissimo. Allora, uhm, io direi che ci siamo, no, perché sto, vedendo, anche altri vostri commenti e quindi diciamo che dai commenti, dalle frasi, dagli esempi che sto leggendo, mi sembra che ci siamo su questo. Quindi io direi una cosa, direi di, passare subito all'esercizio. Che dite? Visto che comunque questa cosa l'abbiamo appena vista. Questo è il punto più forse difficile, soprattutto per chi parla inglese, quello di, distinguere tra potere e sapere nelle loro funzioni modali. Quindi ripetiamo brevemente, se dico: "Posso rispondere alla domanda", sto dicendo che ho la possibilità di farlo, oppure ho il permesso di farlo. Se al contrario dico: "So rispondere alla domanda", sto dicendo che conosco la risposta, conosco l'informazione per rispondere alla domanda e quindi qui significa che sono capace di rispondere. Va bene? A questo punto io direi di fare l'esercizio, va bene? E vi do un po' di secondi. Vi do un po' di secondi per fare l'esercizio. Questo è l'esercizio sulla differenza tra potere e sapere che trovate a pagina 45 del capitolo del libro. Quindi capitolo 6, esercizio 7, pagina 45. Se avete il libro potete farlo sul libro,
Se non avete il libro, potete guardare lo schermo. Va bene? Allora adesso ci prendiamo qualche minuto, così voi potete leggere questo breve testo, scegliere il verbo corretto e poi vediamo insieme qual è la soluzione. Va bene? Quindi adesso, vi do qualche minuto, quindi ci vediamo tra 2, 3 minuti. E quando avete fatto scrivete che avete finito nella chat, così io posso vedere. Bene? Buon esercizio.
Ci siete? Allora, vedo che qualcuno ha già cominciato a scrivere le soluzioni nella chat, quindi avete finito l'esercizio. Chi, chi vuole chi vuole avere un po' più di tempo magari può attapparsi le orecchie. Allora, sto leggendo un commento in inglese che dice: "A volte puoi usare entrambi." No, non si può, c'è solo una scelta. È proprio questo il motivo per cui la differenza tra potere e sapere è un po' complicata in italiano per chi parla inglese. È molto distinta la differenza. Non si può usare non ci sono casi in cui si potrebbero usare entrambi i verbi. Allora, vi leggo il testo con la soluzione. Tutti i miei amici fanno delle attività nel pomeriggio dopo scuola. Angelica impara a suonare la batteria. Dopo solo 3 lezioni sa suonare bene, ma non può esercitarsi a casa perché fa troppo rumore. Vincenzo studia il tedesco, capisce le conversazioni, ma ancora non sa parlare. Ludovica sa disegnare molto bene. Frequenta un corso di disegno artistico perché vuole regalare un ritratto a sua madre, ma non può dire niente, è un segreto. Va bene? Com'era l'esercizio? Facile o difficile? Mhmm, allora vedo questa domanda. Il verbo sapere si riferisce solo alla conoscenza e alle capacità e non alle persone? Sì, perché con le persone usiamo il verbo conoscere. Quindi per esempio dico: "Conosco Sabrina." Quindi sì, è giusto quello che dici. Il verbo sapere si riferisce solo alla conoscenza di qualcosa e alla capacità di fare qualcosa. Sì, facile, dopo la tua spiegazione niente è difficile. Sei troppo gentile, grazie. Facile uguale in portoghese. Ottimo. Tutto chiaro. Benissimo. Facile, ma solo perché parlo spagnolo, se no mh. Per chi parla portoghese è lo stesso. Bene. Ehm, meglio così. A volte le somiglianze tra le nostre lingue ci aiutano, a volte no. In questo caso sì, e quindi bene. Uhm, allora, siete i migliori, sì. Dal punto di vista di studenti, sì. Siete i migliori studenti.
Quando penso che sa più infinito significa ha imparato a, allora capisco. Bene, quindi, questo è un trucco che puoi usare sempre. Poi vedrai che più vedi queste frasi e più sarà automatico capire quale verbo usare. Benissimo. Vorrei, ringraziare un nuovo membro del canale, grazie mille per esserti abbonata al canale. Per gli abbonati del canale ci sono, dei video, diciamo, in più, analizziamo le canzoni, analizziamo i testi delle canzoni in italiano insieme agli abbonati. Allora, c'è un'altra domanda che penso si riferisca all'esercizio. Perché la risposta non è non può parlare? Perché abbiamo detto che potere significa avere, la possibilità in una situazione o avere il permesso di fare qualcosa. Quindi in questo caso, Vincenzo studia il tedesco, ma ancora non sa parlare tedesco perché ancora non ha imparato a parlare tedesco. Capisce, ma non ha ancora imparato gli strumenti per parlare e quindi al momento non sa parlare. Perché se io dico: "Non può parlare", la mia mente va immediatamente a pensare che magari c'è qualche ostacolo esterno. Non può parlare perché è in biblioteca. In questo caso l'opzione corretta è sapere parlare. Soprattutto quando parliamo di studio di una lingua. Bene. Allora, io, ho finito i materiali di oggi. Vi rimetto sullo schermo la mia, email, il mio indirizzo di posta elettronica, perché se vi viene in mente qualche storia divertente vi ricordate di quella serie che avevo iniziato un paio d'anni fa ormai? Sugli errori divertenti. Quella sarebbe carina da riprendere. Potrebbe essere divertente. Quindi se vi viene in mente una storia che riguarda anche un errore divertente che avete fatto in italiano, ehm, scrivete anche quello. Bene, bene, bene. Allora, io vi ringrazio tantissimo per esservi collegati oggi. Oggi precisissimi, 1 ora precisa e 37 secondi. Bene, bene. Allora, forse le ultime volte mi sono dilungata un po' troppo, però cercherò io sempre di restare sull'ora di diretta, così poi è anche facile da recuperare, se magari uno vuole rivederla, no. Bene, vi ringrazio
La prossima settimana inizia Sanremo, che cosa vogliamo fare per Sanremo? Non lo so, vorrei fare tante cose, però poi dico: "No, non mi o" non lo so, non lo so. È che sento già la fatica di seguire tutte e 5 le serate infinite di Sanremo. Lo farò perché lo farò, però vediamo insomma. Grazie mille Irene per il tuo super sticker, sei troppo gentile, grazie di cuore. E io vi do appuntamento ai video della prossima settimana. È in arrivo anche l'episodio 4 della serie Come nasce l'italiano e quindi, ho un po' di studio da fare. E niente, vi auguro un buonissimo fine settimana e c'è anche la serie sugli anglicismi inutili da iniziare. Quante cose! Abbiamo tantissime cose di cui parlare. Però nel frattempo passate un buonissimo fine settimana, passate una serenissima domenica e ci vediamo la settimana prossima. A presto. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.